Se vuoi realizzare una clutch bag con un rotolo di pizza, questo video fa il caso tuo. Ma prima, ciao a tutte, benvenute o bentornate sul canale YouTube di Macre Bag. Io sono Martina e oggi ti mostro come realizzare una borsa super amata che abbiamo già fatto vedere in un'altra versione, ovvero la borsa Ada. Il tutorial è stato guardato in tantissime, centinaia di migliaia di persone e avete amato in tutti i modi il nostro tutorial e soprattutto questo modello, una famosissima clutch bag. Questa borsa Ada invece ora sarà realizzata con la pizza in velluto, quindi noi vi spiegheremo passo passo tutto quello che dovete fare per lavorare le pizze in velluto. Anche se in realtà, diciamo, la forma, la dimensione, lo spessore, l'elasticità del velluto e della licra sono molto simili, quindi potete scegliere di utilizzare anche questo tutorial per realizzare la borsa Ada con la licra. Ma ora vi indico effettivamente tutto l'occorrente necessario per andare a creare la nostra borsa. Vi ricordo che troverete tutto sul nostro shop online macrebag.it, dove ci saranno tantissimi filati e accessori per realizzare le vostre borse all'uncinetto. Come prima cosa avrete bisogno ovviamente di questi rotoli pizza, che sono in questo caso il color cammello velluto, che secondo me è molto bello, ma ce ne sono anche altri e questo filato è veramente di un'altissima qualità, proviene direttamente da un fornitore di Napoli e come vedete lo trovate disponibile sul nostro shop. Mi raccomando, acquistate almeno 400 grammi per realizzare una borsa di queste dimensioni. Altro accessorio necessario è la chiusura a molla, che qui in questo caso non si vede perché è stata totalmente coperta, da 19 cm. Anche questa la troverete online disponibile sul nostro shop macrebag.it. E infine per realizzare abbiamo utilizzato questo uncinetto che è il numero 12. Quindi avete bisogno veramente di pochissimo per realizzare la borsa più richiesta del momento. Questa è una versione invernale in velluto, ma potete realizzarla pure in licra. Quindi io come sempre ora vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdervi i prossimi video e se vuoi ricevere notifiche attiva pure la campanella qui in alto. Ci trovi anche comunque sui canali social, siamo molto attivi sia su Instagram che su TikTok col nome macre.bag. Troverai anche tante altre informazioni indicate su questa borsa, soprattutto la misura, qui sotto nella descrizione. Quindi ora mi raccomando, prendi visione del video, noi ti spieghiamo passo passo cosa fare per realizzare la borsa Ada in versione inverno. Iniziamo ora a lavorare la nostra nuova clutch bag invernale in velluto, quindi con questa pizza velluto. Il velluto solitamente, quindi non solo il nostro ma anche di altri fornitori, è presente due facce. Questa, dove vedete è ruvida comunque con un po' di peletto, e l'altra che come vedete in questo caso è liscia. Vi facciamo vedere un super trucchetto subito per realizzare praticamente la borsa usando solo la faccia in velluto, quindi con questo peletto. Semplicemente vado a piegare il filo, quindi lo giro in questo modo e lo piego per 3 volte, 1 e 2, e vado a lavorare così. Il procedimento è un po' più noioso perché per tutta la lunghezza del filo bisognerà continuare a piegare, però il risultato sarà sicuramente migliore. Facciamo vedere. Ecco qui, vedete, non si vede praticamente mai la faccia retrostante. E ora iniziamo. Quindi togliamo questo, riprendiamo il filo, vedete, lo andiamo a piegare 1 e 2, quindi in 3 parti in questo modo, e inizio lavorando il cappietto. Usiamo un uncinetto 12 in questo caso con il nostro filato e vi consiglio comunque di fare delle prove. Quindi iniziamo, facciamo il primo cappietto, così un nodino, e vado a chiudere. E ora oltre a questo facciamo un totale di 8 catenelle. Ecco qui che abbiamo fatto, vedete, 8 catenelle più 9, la nona, che è il cappietto,
E ora iniziamo a lavorare i primi punti bassi. Qui piego sempre il filo, devo saltare 2 punti, quindi salto questo, entro quindi nel terzo punto, qui, vedete, dobbiamo ora fare un punto basso, quindi carico il filo attorno all'uncinetto in questo modo, lo trascino fuori, ho queste 2 asole, vedete, le ho un po' allungate, carico di nuovo e vado a chiudere, quindi così e così chiudo. E qui ho fatto il primo punto basso. Ora continuiamo, andiamo avanti con altri punti bassi più velocemente, quindi 1, carico di nuovo e chiudo le 2 asoline. Ancora vado avanti in questo modo fino ad arrivare all'ultimo punto, ovvero quello del cappietto, che lavorerò in maniera differente. Siamo arrivati ora, vedete, all'ultimo punto. Questa è la primissima parte dei miei punti bassi e devo lavorare all'interno del cappietto. Qui devo fare 3 punti bassi nel medesimo punto, in modo da girare il lavoro attorno alla catenella e andare così a lavorare dall'altra parte. Quindi entro nel punto con l'uncinetto, carico il filo e lo trascino fuori, secondo 2 asole, carico di nuovo e chiudo. Ora ne faccio altri 2, sempre nel solito punto, quindi 1, di nuovo 2. Vedete che in questo modo abbiamo girato attorno al cappietto, così. Ora tiro il filino più corto iniziale per andarlo a chiudere e continuiamo con i nostri punti bassi. E quindi continuo a realizzare i punti bassi dall'altro lato. Vedete, prendo il filino più corto, che è quello all'inizio del lavoro, e lo posiziono sopra in modo da andarlo a chiudere ora con la realizzazione dei punti. Entro con l'uncinetto nel punto seguente, la catenella, carico il filo più lungo, vedete, in questo modo, posizionando sempre il filino corto sopra e lo trascino fuori. Ho queste 2 asole, ora vado a caricare di nuovo il filo e le chiudo assieme. Ancora, entro nel punto seguente, faccio un altro punto basso, carico il filo, riporto il filo più corto, vedete, allungo, carico di nuovo e chiudo. Questi sono semplici punti bassi. Ora andiamo avanti fino all'ultimissimo punto. Anche qui dovremo fare degli aumenti. Ecco qui il restante punti, quindi l'altra parte. Siamo arrivati ora all'ultimissimo punto e quindi andiamo a lavorare l'ultimo punto. Anche qui dovrò entrare per ben 2 volte, quindi non 3, 2, per fare un aumento. Quindi entro con l'uncinetto, faccio un punto basso, quindi trascino fuori così, ho queste 2 asole, carico di nuovo e chiudo. Ancora ne faccio un altro, quindi carico il filo, lo trascino fuori così, carico di nuovo e chiudo. Ecco che abbiamo fatto il primissimo giro. Ora iniziamo a lavorare il secondo giro, ma prima aggiungiamo il nostro marcapunti da questo lato. Andiamo a chiuderlo. Vedete, questo ci serve per capire il lato del fondo ovale di partenza, che è questo qui. E ora iniziamo. Vedete, qui ho le asoline del primissimo punto, quindi entro con l'uncinetto al loro interno e prendo entrambe le asole, così, carico l'uncinetto e lo trascino fuori e ho di nuovo queste 2 asoline. Ora per andare a chiudere il primo giro le chiudo assieme, così, e ho chiuso in questo modo con un punto bassissimo. E ora siamo arrivate al secondo giro, quindi alziamo il lavoro con una catenella, una semplice catenella, e devo rientrare nuovamente nel punto appena lavorato, quindi entro con l'uncinetto qui, carico il filo, lo trascino fuori e faccio un altro punto basso, quindi 2 punti bassi, in poche parole, all'interno del primo punto.
Ora noi andiamo avanti facendo dei singoli punti bassi per tutta la lunghezza, fino a che non arrivo ai 3 aumenti che ho lavorato nel giro precedente. In quel caso dovremo lavorare in una maniera differente. Siamo ora, vedete, ai 3 punti, quindi 3 aumenti dell'altro lato, e ora devo lavorare in questo modo, quindi entro nel primo aumento e faccio un primo punto basso, quindi 1 e chiudo. Di nuovo ora rientro nel medesimo punto e ne faccio un secondo, quindi faccio 2 punti bassi per ognuno dei 3 aumenti del giro precedente, quindi 2. Ora continuo, entro in quello seguente, ne faccio altri 2 e faccio altri 2 punti nel punto ancora seguente, quindi per un totale di 6. Ecco, facciamo ora l'ultimo punto, quindi un punto basso e un altro punto basso nel medesimo punto. Così abbiamo fatto gli aumenti e abbiamo incurvato ancora di più, vedete, il bordo del nostro vale. E ora continuiamo con singoli punti bassi per i punti del giro precedente. Faccio così fino a che non arrivo all'altra estremità, dove abbiamo i 2 aumenti del giro precedente. Faremo lo stesso lavoro. Siamo ora all'altra estremità, vedete il risultato per ora è questo, e siamo dove abbiamo il nostro marcapunti e manca 1 e 2, sono gli ultimi punti, e anche qui facciamo 2 punti bassi per ogni aumento del giro precedente. Quindi prendo le 2 asoline così, carico il filo e lo trascino fuori, allungo sempre un pochino quest'asola per fare in modo che il punto basso venga preciso, carico di nuovo e chiudo, e ho fatto un primo punto. Di nuovo rientro nel medesimo punto appena lavorato, prendo il filo e lo trascino fuori, allungo così, carico e chiudo. Ancora un altro, quindi entro qui nell'ultimo punto, allungo, carico di nuovo il filo, chiudo, carico, entro ancora nel punto, scusate, carico il filo, lo trascino fuori, carico e chiudo, e così ho finito il giro. Andare a chiudere, facciamo di nuovo un punto bassissimo, quindi riprendo le asoline iniziali del giro precedente, entro nel punto, carico il filo, lo trascino fuori, vedete, lo posso anche girare, poi ho 2 asoline e le chiudo assieme con un punto bassissimo, e così abbiamo finito anche il secondo giro. Quindi ora iniziamo il terzo e in questo caso ultimo giro del nostro fondo. Faccio una catenella per alzare il lavoro, così, e devo di nuovo lavorare un punto basso qui nel punto che abbiamo appena lavorato, nel primissimo. Quindi entro con l'uncinetto, carico il filo, trascino fuori, allungo così, carico di nuovo e chiudo, e così ho fatto il primissimo aumento del giro. Ora continuo con singoli punti bassi per tutti i punti successivi fino a che non arrivo in questo punto qua giù, che è praticamente il primo punto dove ho fatto gli aumenti del giro precedente. Quindi questo qui, vedete che c'è questa V e quest'altra. Siamo arrivati dall'altro lato, vedete qui dove abbiamo i 2 aumenti. Ora in questo punto dobbiamo andare a realizzare 2 punti bassi nel solito punto, quindi entro con l'uncinetto, prendo le 2 asoline così, carico l'uncinetto e lo trascino fuori, allungo, carico di nuovo e chiudo facendo il primo punto basso. Ora di nuovo rientro nel solito punto, carico ancora il filo, lo trascino a lungo, carico e vado a chiudere, e così ho fatto 2 punti bassi. In quello seguente ne farò uno solo, quindi entro con l'uncinetto, carico il filo e lo trascino fuori,
carico di nuovo e chiudo. E ecco qui. Quindi ora andiamo avanti, facciamo 2 punti bassi nel punto seguente, dove vedete ho questi cresciuti, poi un punto basso singolo e di nuovo 2 punti bassi nel punto seguente, quindi faccio sempre 2 doppi, uno singolo e uno doppio. Iniziamo, quindi entro qui, faccio un primo punto basso, di nuovo rientro e ne faccio un altro, così. Ora ne faccio uno singolo e in quello seguente ne farò 2. Poi proseguiremo realizzando singoli punti bassi per tutto il lato del fondo della borsa fino ad arrivare all'altra estremità, dove ci saranno gli aumenti. Anche lì dovremo fare dei nuovi aumenti. Ecco il fondo quasi terminato, ci manca solo l'ultima parte. Qui vedete abbiamo di nuovo i 2 aumenti che abbiamo lavorato del giro precedente, quindi qui entro per ben 2 volte in questo punto per fare 2 punti bassi, quindi uno e di nuovo ne faccio un altro, ne facciamo in questo caso 2, quindi vedete ora ne facciamo uno singolo, però 2 punti con aumenti perché il terzo è già stato fatto all'inizio del giro. Uno singolo, ora ne facciamo 2, quindi 1 e 2, e facciamo in questo caso l'ultimo singolo, quindi questo è l'ultimo punto del giro. Ed ecco che il nostro fondo è finalmente pronto. Iniziamo con il giro numero 4. Quindi ora entro di nuovo nel primissimo punto, questo, e facciamo la nostra chiusura. Quindi così, carico il trascino fuori e faccio un punto bassissimo, in questo modo, e iniziamo il quarto giro alzando il lavoro con una sola catenella. Quindi catenella e iniziamo il quarto giro. Vedete, il fondo per ora il risultato è questo, di questa dimensione, e ora andiamo avanti. Dobbiamo iniziare quindi a creare il corpo della nostra borsa. Riprendo il filo e entro nel punto seguente, però in questo caso non devo prendere entrambe le asoline, ma devo entrare all'interno della V e prendere quella più esterna. Quindi entro qui, vedete, in questo modo, carico il filo, trascino fuori e faccio come se fosse un punto basso. Quindi semplicemente carico di nuovo e chiudo. Ancora entro in quello seguente, prendendo solo la V esterna, carico e trascino fuori, carico di nuovo e chiudo. Ancora, facciamo vedere l'ultimo, entro nella V, carico il filo, trascino fuori, carico di nuovo e chiudo. Continuo così con singoli punti fino a che non arrivo in questo punto qua, dove ci sono gli aumenti del giro precedente. In questo, in gli altri 2, che sono questi qua e questi qua, dovrò fare di nuovo degli aumenti. Facciamo vedere come. E ora lavoriamo nel punto seguente. In questo caso però non devo andare a prendere entrambe le asoline, ma solo quella più esterna. Entro quindi nella V, quindi entro qui, carico il filo e lo trascino fuori. Vedete, ho 2 asole, carico di nuovo e chiudo. Questo è un punto basso in costa retro perché ho preso solo un'asolina più esterna. Ora dovrò fare praticamente singoli punti bassi fino ad arrivare agli aumenti successivi, a parte in questo primo punto. In questo primo punto dovrò rientrare nuovamente nel punto, nella V, caricare di nuovo e fare un secondo punto basso in costa retro, quindi fare il primissimo aumento del giro. Quindi questi ne ho fatti 2. E ora continuo con i punti singoli. Entro nella V, vedete, carico l'uncinetto e trascino e carico di nuovo, chiudo. Ancora entro nella V, carico l'uncinetto
e chiudo così e vado avanti fino a che non raggiungo i punti dove trovo gli aumenti, quindi 1, 2 e 3, questo qua giù. In questo caso dovrò fare di nuovo degli aumenti. Ora andiamo avanti con singoli punti bassi fino a che non andiamo a raggiungere quel punto esatto. Vedete, siamo arrivati dove ci sono gli aumenti, quindi ora in questo punto faccio 2 punti bassi in costa retro nel medesimo punto. Vedete, 1 e di nuovo rientro e faccio il secondo. Ora vi mostriamo, dobbiamo fare 2 punti bassi singoli, 1 e 2. Di nuovo qui 2 punti bassi nel medesimo punto dove c'è l'altro aumento, poi di nuovo 2 punti singoli, 1 e 2, e di nuovo 2 punti nel medesimo punto, quindi 2 punti bassi in costa retro nel medesimo punto, e poi continuiamo con singoli punti bassi fino ad arrivare all'altra estremità. Qui vedete abbiamo il primo aumento e quindi anche qui ne facciamo sempre 2 all'interno del solito punto, poi uno singolo, un secondo singolo e di nuovo altri 2 e termino con 1 e 2 singoli. Così abbiamo terminato praticamente anche il quarto giro. Noi andiamo avanti e proseguiamo poi con il giro numero 5. Finito anche questo giro abbiamo fatto un punto bassissimo per chiudere tutto e ora semplicemente iniziamo con dei semplici giri di punti bassi. Questi faranno parte del corpo della borsa, quindi entro nelle 2 asoline, carico, vedete, allungo, trascino fuori, carico di nuovo e chiudo. Continuo così per tutto il giro e devo fare un totale di 6 giri di punti bassi. Ecco qui il corpo della nostra borsa pronto. Abbiamo fatto un totale di 6 giri di punti bassi e questo è il risultato. Ora abbiamo, vedete, fermato la chiusura a molla da 19 cm che vedete coincide perfettamente con le misure indicate nel video. Abbiamo fermato facendo dei semplici fiocchini con un altro filo per farvi vedere meglio. E ora andiamo a fissarla, vi facciamo vedere come fare. Quindi iniziamo da questo punto, abbiamo finito il sesto giro esattamente dove avevamo il marcapunti, quindi il punto di partenza. Ora vedete, devo entrare con l'uncinetto nel punto seguente prendendo entrambe le asole, vedete, entro qui, vedete, passo dall'altra parte, quindi prendo in poche parole anche la molla, carico il filo e lo trascino fuori. Ora allungo parecchio in questo caso per arrivare sopra la molla, ho queste 2 asole, carico il filo e chiudo tutte e 2 le asole assieme facendo un punto basso allungato. Continuiamo, entro nel punto seguente, carico il filo come prima, così, trascino fuori e lo allungo. Ora carico di nuovo e chiudo. Così vado praticamente a fermare la nostra chiusura a molla facendo questi punti bassi allungati. Devo fare praticamente tutto il contorno di punti bassi allungati, singoli punti bassi allungati, ad eccezione, facciamo vedere ora, dell'angolo, dove troviamo l'angolo della molla. Qui per creare l'angolazione perfetta devo fare 2 punti bassi allungati all'interno del medesimo punto. Quindi vedete, 1, chiudo, entro di nuovo e faccio un secondo punto basso, solo però in questa parte, solo nell'angolo, poi nell'altro angolo e negli altri 2. E quindi continuiamo con questi singoli punti bassi fino ad arrivare alla parte della molla, questa qua giù. A questo punto, dove c'è la chiusura della molla, dobbiamo chiudere il lavoro e vi facciamo vedere come fare. E noi ora andiamo avanti. Siamo arrivati, vedete, qui dove c'è la molla. Ora non possiamo fare praticamente un punto basso allungato sopra questa chiusura, perché sennò ovviamente la chiusura a molla non
si chiuderebbe bene. Quindi in questo punto che si trova sotto entro con l'uncinetto ancora e ora prendo il filo, lo carico e se lo trascino fuori. Ho queste due asole, ora però a differenza di prima le chiudo una con l'altra, quindi faccio un punto bassissimo che si trova sotto, vedete la molla. Poi entro nel punto seguente e di nuovo continuiamo con i punti bassi allungati, quindi continuiamo ancora così, vedete, e usiamo lo stesso metodo che abbiamo utilizzato prima, quindi gli angoli devo fare 2 punti nel medesimo punto e continuo con questi punti bassi allungati. Facciamo vedere poi come fare la chiusura, come fermare la borsa e poi facciamo vedere il progetto finito. Siamo arrivati alla fine del lavoro, il risultato vedete è questo e ora andiamo a fare la nostra chiusura. Quindi tolgo l'uncinetto, allungo leggermente l'asolina e entro nel punto seguente a quello che ho appena lavorato. Entro qui, carico l'asola e la trascino all'interno. In questo modo la chiusura risulterà invisibile. Tiro leggermente il filo, così, e vado a tagliarlo. E ora semplicemente faccio dei nodini all'interno, prendendo, vedete, un uncinetto più piccolo, così vi sarà più facile, per andare a fissare il filo. Così, vedete, 1, 2, ne faccio circa una decina e la nostra borsa è finalmente pronta. Ed ecco finalmente che la borsata è pronta. Noi abbiamo utilizzato questo velluto cammello, un colore veramente molto bello. Vi ricordo sempre che tutto l'occorrente necessario per realizzarla, che è pochissimo, lo troverete sul nostro shop online macrebag.it. Mi raccomando, andate a visitarlo perché ci sono tantissimi colori e sono anche in esaurimento. Quindi il video noi abbiamo finito, ci vediamo al prossimo tutorial.